Per fare le mie pulizie di casa ho trovato un mio sistema, che per ora, con i miei orari e le mie attività, funziona bene. Ho diviso la casa in 2 parti. Un giorno pulisco la cucina, la sala da pranzo e il bagno, anche se il bagno lo pulisco velocemente ogni giorno. Un altro giorno mi occupo delle camere, del corridoio e ancora del bagno. Durante queste pulizie faccio anche i compiti giornalieri o settimanali. Settimanali come cambiare le lenzuola, lavare il frigorifero o sistemare la dispensa. Giornalieri come rifare il letto, passare l'aspirapolvere sul pavimento, sistemare le stoviglie pulite. Quando ho un po' di tempo e sono carica, pianifico anche una pulizia più approfondita di qualche stanza. Il mio consiglio è di fare le pulizie un po' alla volta, senza cercare di fare tutto in una volta sola, perché così si evitano stress e si riesce a mantenere la casa sempre ordinata senza troppa fatica. Però il consiglio più grande che ti regalo oggi è di mettere le cose al loro posto. Non ti dico di nascondere tutto nell'armadio o di far finta che il disordine non ci sia, perché non serve. Si tratta di fare le cose con cura e di sistemare tutto subito dopo aver finito. Così la casa rimane ordinata e piacevole per tutti. È importante anche chiedere agli altri di aiutare, con gentilezza, quando serve. Ricorda che una casa pulita e ordinata si ottiene solo se tutti contribuiscono. E questo rende l'ambiente più bello e più facile da vivere per tutti noi. Volevo anche condividere con voi un trucco che ho scoperto grazie a una di voi. Si tratta di come far asciugare le stoviglie quando usiamo programmi corti in lavastoviglie. Dopo aver finito il ciclo, basta mettere delle asciugamani nello sportello socchiuso, lasciandole un po' fuori dai bordi. Io lo faccio la sera. Le asciugamani assorbono il vapore e l'acqua rimasta, così le stoviglie si asciugano quasi da sole. In pochi casi, magari ci sono 1 o 2 gocce da eliminare, ma il risultato è fantastico. Questo trucco rende il lavoro più facile e veloce, perché non dobbiamo asciugare tutto a mano. E con qualche piccolo metodo come questo possiamo rendere il lavoro di mettere a posto le stoviglie più semplice e veloce. Una cosa che vi consiglio è di usare un buon brillantante per la lavastoviglie. Questo aiuta a far sì che, quando il ciclo di asciugatura finisce, le stoviglie siano perfettamente pulite e senza quelle fastidiose gocce di calcare che lasciano tracce brutte. Usare il brillantante è come dare una piccola spinta in più alla vostra pulizia, perché rende tutto più brillante e lucido, senza fatica. Se provate questo trucchetto anche voi, ditemi dopo nei commenti. E dopo ogni utilizzo della lavastoviglie mi sono abituata a pulire il filtro, proprio come faccio quando finisco di lavare i piatti nel lavandino e lo pulisco subito. Questo piccolo gesto semplice e quotidiano mi aiuta a mantenere tutto in ordine e a far funzionare bene la macchina. È una strategia facile che richiede poco tempo, ma fa una grande differenza perché evita che si accumulino sporco e problemi più grandi in futuro.
Prova a fare queste piccole abitudini e ti aiuteranno a mantenere tutto pulito e in ordine con facilità e motivazione. Mi concedo una merenda. Prendo un pezzo di dolce che ho preparato ieri sera, un delizioso pudding de pan, accompagnato da uno yogurt. È uno dei dolci che riesco a fare bene ed è molto semplice. È importante prendersi dei momenti di pausa. Tornando ai lavori, pulisco a mano lo stampo in alluminio dove ho cucinato il dolce. Ritorno nel salotto per spolverare e sistemare il tavolo e le sedie, anche tutto il resto. Uso uno spray per i vetri di Schiff. Faccio lo stesso anche sul tavolino da salotto e sulla madia. Considerando che le faccende basiche di casa ci aiutano a mantenere l'ambiente pulito e ordinato, voglio che vi rendete conto di quanto sia importante prendersene cura della nostra casa, anche con le faccende più semplici come spolverare.
Mentre passi il panno, pensa a come un ambiente pulito ci fa sentire meglio e più sereni. Già il salotto pulito è un ottimo punto di partenza per godere dei momenti di relax. Tu da dove cominci le faccende basiche? Io, per non annoiarmi, parto sempre da stanze diverse. Ricordiamoci che anche le piccole cose fanno la differenza. Mi prendo cura delle piante. Cambio l'acqua nei vasi delle piante di bambù. Ora è il momento di pulire i pavimenti. Inizio dal tappeto. Non posso fare a meno del mio levapelucchi elettrico. È davvero un alleato prezioso per mantenere i vestiti e i tessuti sempre in ordine. Basta caricarlo ed è fatta. Questo ha il particolare di avere come manico un rullo adesivo. Ogni volta che noto peli o quei fastidiosi grumi che si formano su maglioni o coperte, so che posso contare su di lui. È così semplice da usare. Basta passarci sopra e i vestiti tornano come nuovi. È un piccolo sforzo che fa una grande differenza e mi piace vedere i capi puliti e in ordine. È facilissimo da pulire, basta togliere le lame e con lo spazzolino pulire il suo interno delicatamente. E parlando di manutenzione, non dimentichiamo l'anticalcare per il ferro da stiro. Questo prodotto è un alleato prezioso per evitare che il ferro si intassi e per garantire che i vestiti siano sempre perfetti. Seguendo sempre la modalità d'uso, è un prodotto che aiuta a mantenere la perfetta efficienza del ferro da stiro, anche a vapore o quelli con caldaia separata. Vado a ripulire velocemente il bagno.
E così, mentre ci avviciniamo alla fine di questo video, ricordate che la motivazione è un viaggio continuo, non una destinazione. Ogni giorno è un'opportunità per riscoprire la bellezza nelle piccole cose e per creare uno spazio che rispecchi la nostra energia positiva. Non abbiate paura di affrontare la demotivazione. Riconoscerla è il primo passo verso il cambiamento. Siate gentili con voi stessi e celebrate ogni piccolo successo lungo la strada, come vi ho già detto in un altro video. Grazie per aver condiviso questo momento con me e per il vostro supporto costante. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per continuare a esplorare il mondo delle pulizie con me. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io per oggi vi saluto e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!